Giulia vive a Torino, in un vecchio palazzo giallo. Ha 34 anni e lavora in una libreria. Ogni mattina esce con il suo cane, Otto. Otto è un cane marrone, grande e tranquillo. È autunno e le foglie cadono sui marciapiedi. L'aria è fresca, ma il cielo è azzurro. Giulia mette la giacca e prende il guinzaglio. Otto aspetta vicino alla porta e muove la coda. «Andiamo, ragazzo mio», dice Giulia con un sorriso. Escono insieme e camminano verso il parco. Il parco è grande, con alberi rossi e gialli. Otto corre sull'erba e annusa ogni cosa. Giulia cammina piano e beve il suo caffè. Ogni giorno vede le stesse persone nel parco. C'è un vecchio signore con il giornale. C'è una donna che corre con la musica. Ma questa mattina Giulia vede una cosa nuova. Un piccolo cane bianco è solo sotto un albero. Il cane trema e non ha un guinzaglio. Giulia si ferma e guarda intorno. Non c'è nessuno vicino al piccolo cane. «Ciao piccolo», dice piano Giulia. Otto si avvicina e annusa il cane bianco. Il piccolo cane ha paura, ma non scappa. Giulia guarda il collare e trova un nome. Sul collare c'è scritto Nina, ma non c'è nessun numero di telefono. «Sei persa, Nina?» chiede Giulia. Nina la guarda con occhi tristi. Giulia decide di portare i due cani a casa. Cammina lentamente e parla con voce dolce. A casa dà acqua e cibo a Nina. Nina mangia tutto e poi dorme sul tappeto. Otto resta vicino a lei, come un fratello. Giulia scrive un messaggio sui social del quartiere. «Ho trovato un cane bianco al parco», scrive. Poi va al lavoro, ma pensa sempre a Nina. La sera torna a casa stanca. I due cani la aspettano vicino alla porta. Dopo cena, Giulia guarda il telefono. Ha ricevuto un messaggio da un uomo. «Buonasera, forse quel cane è di mia madre», scrive. Si chiama Luca e abita vicino al parco. La mattina dopo, Luca arriva a casa di Giulia. È un uomo alto, con gli occhiali e un sorriso timido. Quando vede Nina, i suoi occhi diventano felici. «Nina è scappata 2 giorni fa», dice Luca. «Mia madre è in ospedale e nessuno la cercava». Nina corre da lui e muove la coda. Giulia è contenta, ma anche un po' triste. «Grazie di tutto», dice Luca con voce calda. «Posso offrirti un caffè per ringraziarti?» Giulia sorride e dice di sì. Vanno insieme al bar all'angolo. Parlano dei cani, del parco e dell'autunno. Otto e Nina dormono sotto il tavolo. «Domani porto Nina al parco», dice Luca. «Forse possiamo camminare insieme». Giulia guarda i due cani e poi Luca. «Mi piacerebbe molto», risponde. Così, da quella mattina, sono in 4 al parco, l'autunno a Torino.